Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo in compagnia dell'amico Antonio. Ciao a tutti! E vi faremo vedere in questo video come si effettua il recupero dell'uomo in mare. Buona visione! Uomo in mare! E il nostro uomo è salvo. Allora ragazzi, quindi questa manovra, come avete visto, Antonio ce l'ha fatta di bolina stretta. Questa manovra si può fare in qualsiasi andatura. Adesso per esempio siamo al traverso e facciamo la stessa cosa, ok? Uomo in mare. Ci siamo accorti che l'uomo è in mare, quindi che cosa facciamo? Diamo una bella virata. Uomo. Importante non perdere mai di vista l'uomo a mare e poi attivare il tasto MOB. Vedete la prua? Questa manovra, che è chiamata anche Quick Stop, secondo me è la manovra migliore in assoluto per il recupero dell'uomo in mare. Sicuramente è migliore di quella che insegnano per la patente nautica. Comunque, ricapitoliamo come si effettua. Abbiamo detto, quando c'è l'uomo in mare, lanciargli subito un supporto al galleggiamento, tipo la ciambella con la boetta luminosa o meglio ancora una staior se ne siamo provvisti. Dopodiché approcciamo l'uomo di prua andandolo a recuperare dal lato sopravento. Su questo ci sono due scuole di pensiero altrettanto autorevoli. Vi lascio qui in descrizione il link di un articolo molto interessante ed esaustivo e potrete farvi voi la vostra idea personale. Allora amici, la cosa importante è recuperare l'uomo sopravento e non investirlo con la prua, vero Antonio? Esatto, perché sennò lo affonderà. Palloncione. uomo in mare. Uomo in mare. Ragazzi, bisogna sempre guardare l'uomo in mare fisso e non perderlo mai di vista tutto il tempo. Poi sul nostro GPS abbiamo selezionato il tasto MOB, Man Overboard. Allora ragazzi, vedete questo tasto sul nostro GPS è il tasto MOB, che vuol dire Man Overboard. Nel momento in cui cade un uomo in mare, noi andiamo a schiacciare questo tasto, vedete, e si attiva un allarme. Ci dice la distanza dell'uomo in mare, quindi 2 metri, il rilevamento vero, e se andiamo a selezionare la carta, vedete, sulla carta compare l'iconcina dell'uomo in mare e dove si trova. E indico al mio timoniere dove si trova l'uomo in mare. Tenere sempre d'occhio l'uomo in mare ed indicarne costantemente al timoniere la sua posizione è una cosa veramente fondamentale, così il timoniere avrà la possibilità di concentrarsi sulle manovre invece che sulla posizione dell'uomo in mare. Il Genova lasciato a collo e la randa parzialmente sventata renderanno la barca lenta, quindi le forniranno un lento abbrivio in modo che possiamo approcciare l'uomo e andarlo a recuperare sul lato di sopravento. Ovviamente è consigliabile, in caso di vento sostenuto, quello di sventare completamente le vele una volta arrivati sotto vento all'uomo. Per me recuperare l'uomo sotto vento è veramente la cosa più intelligente che c'è, anche perché mettendosi in panna, come in questo caso, la remora che si forma sopravvento alla barca quando siamo in panna proteggerà anche l'uomo caduto in mare dai frangenti. E il nostro uomo è sano e salvo a bordo. Siamo con la barca in panna. In panna significa
con la barca ferma. Come ci si mette in panna? Il Genova a collo, come potete vedere, la randa completamente sventata e il timone tutto all'orza. In questo modo siamo fermi, vedete il nostro Genova a collo e la randa sventata e si sta praticamente fermi. Una volta recuperato il nostro uomo in mare si molla, la scorta del Genova Sopravento che era rimasto a collo e riprendiamo la navigazione. Ripetiamo tutta la procedura vista da un'altra angolazione. Abbiamo detto l'uomo in mare, chiameremo immediatamente l'allert uomo in mare, il timoniere provvederà a schiacciare il tasto MOB sul GPS, indicheremo costantemente la sua posizione senza mai perderlo di vista, dopodiché timone decisamente all'orza in qualsiasi andatura ci troviamo, fino a quando il fiocco o il Genova non va a collo ed effettuiamo una virata in prua. In questo modo la barca rallenterà molto, perderà abbrivio e potremo approcciare l'uomo. Ovviamente il mio consiglio è quello di effettuare il recupero dell'uomo in mare dal lato di sopravento, e questo perché se scarrocciamo non andremo a finire sull'uomo, e anche il lato di sopravento, se lasciamo la barca alla panna, creerà una remora che stirerà il mare, quindi i frangenti che arrivano verso l'uomo saranno anche attenuati. Quindi abbiamo detto approcciamo l'uomo da sottovento e lo recuperiamo dal lato di sopravento, sventando se è il caso. In questo caso vedete c'è pochissimo vento, quindi è inutile sventare le vele, ma le lasciamo semplicemente a collo e sventiamo la randa. Se ci fosse molto vento le sventeremo completamente, e cerchiamo di recuperare l'uomo attraverso l'ausilio, ad esempio in questo caso di un mezzo marinaio, o lanciandogli una scimmia. E il nostro uomo in mare è salvo. Ma vediamo perché è così importante il tasto MOB sul nostro GPS. Quando noi attiviamo il MOB scatta un allarme che immediatamente trasmette sul nostro GPS la posizione del naufrago, la distanza dalla nostra barca, le coordinate GPS dove si trova, e questo faciliterà il recupero. Naturalmente la posizione indicata sul GPS non è quella esatta dove si trova il naufrago, ma è la posizione di dove è caduto, quindi potrebbe essere che c'è una corrente in zona e quindi il naufrago magari viene trasportato alla deriva. Quindi per questo è importantissimo non perderlo mai di vista. Ovviamente quando c'è una procedura MOB bisogna anche attivare una procedura radio di Mayday, ad esempio perché ci troviamo in condizioni meteorologiche estreme, in una tempesta, perché è notte, o semplicemente perché non riusciamo a recuperare l'uomo in mare, e in quel caso si metterà in moto una macchina di soccorsi. Ma in un caso come questo, con poco vento, di giorno, con mare calmo, è inutile lanciare la procedura Mayday, ma comunque ve ne parlerò in un video apposta dedicato alla radio di bordo. 2 metri. Ecco. Ma riguardiamo ancora una volta la procedura. Abbiamo detto uomo in mare, lo teniamo sempre d'occhio, virata immediata con il Genova a collo, attivazione del tasto MOB, lanciamo un supporto al galleggiamento. Altra cosa molto importante, ragazzi, quando si effettua questa manovra possiamo farla anche accendendo il motore e lasciandolo magari in folle, questo per far sì che possiamo utilizzare il motore magari per correggere qualche piccolo errore di manovra a vela. Possiamo utilizzare l'elica di prua, insomma è un ausilio in più l'accensione del motore. Però se la manovra viene effettuata in maniera corretta non c'è nemmeno bisogno di mettere in moto il motore o di ingranare la marcia, perché riusciamo tranquillamente a recuperare l'uomo fuori bordo. Eccolo qua, l'omino finito in mare.
è tornato a casa. In tutto quanto è durata la manovra? Pochi secondi, meno di un minuto. Quindi in meno di un minuto avete visto che l'uomo è stato ripescato. Ora ragazzi, questa manovra va bene in qualsiasi andatura, quindi sia dalla bolina stretta al traverso, l'asco, non è importante. Dai? Un consiglio importante che voglio darvi è quello di provare questa manovra molto spesso, non dico ogni volta che uscite in barca, ma provatela spesso perché diventi un automatismo. Altra cosa importante, quando le condizioni meteo sono avverse, indossare sempre un supporto al galleggiamento autogonfiabile e una lifeline installata con cintura di sicurezza. Qui su vi lascio un link per guardare il video di come si realizza una lifeline in maniera molto semplice. Diciamo che se il nostro uomo in mare è pigro e non gli va di farsi 2 bracciate fino alla poppa della barca, alla scaletta, ce lo possiamo tirare anche su noi a braccia. Ora si fa per scherzare, però potrebbe anche cadere in mare e perdere i sensi, quindi andare il più vicino possibile è importante per recuperare l'uomo in mare. Allora, questa manovra è quasi più difficile da fare con pochissimo vento, come l'abbiamo fatta prima, che come l'abbiamo fatta ora con una decina di nodi di vento apparente, perché veramente con poco vento è molto più lenta, macchinosa. Invece con un vento come questo, moderato, tranquillo, la barca risponde in maniera molto rapida e quindi la manovra dura veramente pochi secondi. Va da sé che prima riusciamo a tirare fuori l'uomo dal mare e meglio è. Diciamo che bisognerebbe anche utilizzare una procedura radio in caso di uomo in mare. Noi non l'abbiamo fatta, ve ne parlerò questo in una puntata specifica dedicata all'uso della radio di bordo. Quindi avete visto, abbiamo fatto il recupero dell'uomo in mare in tutte le andature. Quindi Antonio, questo recupero si può fare in bolina stretta, traverso, largo, lasco, gran lasco. La manovra è sempre la stessa, quindi non ci andiamo a complicare la vita facendo facendo una virata, fiocco a collo e andiamo a recuperarlo. Quindi manovra unica, senza complicarci troppo la vita, sempre efficiente. In alcuni casi viene anche consigliato di mettere in moto il motore. Diciamo che se le condizioni meteo marine non sono favorevoli, come adesso che ci sono 5 nodi di vento, l'importante è recuperare l'uomo. L'importante è recuperare la vela o vela motore. Esatto, mettere in moto e col motore in moto sicuramente avremo maggiori capacità e maggiore velocità. Però avete visto, la manovra è durata veramente pochi secondi, ci abbiamo messo meno di un minuto. E può fare la differenza. Esatto. Per la mini lezione di vela di oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video sulla vela. Buon vento! E buon mob a tutti!